Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas e sono un insegnante di yoga da più di 15 anni. Utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Bene, oggi il tema è flessibilità o elasticità. Queste due qualità sono diverse e quindi bisogna chiarire come fare le posizioni di yoga se io mi trovo in una situazione che io devo fare una cosa piuttosto dell'altra, o devo essere più flessibile o devo essere più elastico. Prima di iniziare la lezione, via la sigla! La risposta a essere più flessibile o più elastico è dipende. Dipende dalla persona, dipende dall'allievo che ti arriva nel tuo studio o nella tua scuola. Allora, elastico è molto semplice capire cosa vuol dire elastico. Immaginate un mio corpo come se fosse questa fascia elastica. Quando io tiro crea una tensione, quando io torno assolutamente l'elastico mi tira all'interno. Le persone lasse hanno bisogno di essere elastico. Le persone che hanno poca flessibilità hanno bisogno di essere più flessibili. Non posso utilizzare una tecnica specifica per essere elastico a una persona che già di per sé ha poca flessibilità. Allora, entriamo proprio nei particolari, ma prima di questo iscrivetevi al mio canale e schiacciate la campanella di avviso per vedere tutte le altre video lezioni che avverranno. Ok, allora, mettiamo che una persona è lassa. Come fare per identificare se una persona è lassa? Ci sono dei test che possono verificare se la persona è lassa o no. Ma il concetto è questo. Non stiamo lì a vedere tutti i test a tutte le persone, perché nella sala di yoga ce ne sono 10-15 persone e non riesco a fare a tutti questi test o comunque ci metto un po' di tempo. Allora, durante la lezione vedo già che una persona, un praticante, ha una iperlassità ai gomiti, vanno oltre alla mobilità articolare fisiologica, sia dei gomiti che magari delle ginocchia, che vanno oltre ai femori e le tibie, per cui si inarcano sia le ginocchia che i gomiti. Per quanto riguarda la lezione di yoga, questo qua mi basta. Ci sono altri 3 test che potete trovare tranquillamente in qualsiasi sito internet. Mettete lasso e test di lassità che vedrete facilmente. Cerchiamo di concentrarci sulla pratica di yoga. Allora, se io ho un allievo che ha le ginocchia che vanno oltre, quindi hanno una mobilità articolare fisiologica oltre al suo limite, o anche i gomiti, cosa dovrei fare? No, non flettete, non iperestendete il gomito, no, occhio, non estende la gamba. Quello era quello che facevo prima, ma poi imparando con gli anni, sapendo e informandomi su altri corsi e cercando di capire questo dettaglio, allora, bene, trovo una persona che ha iperlassità. Non basta dire non estendere troppo le gambe, perché la sua zona di comfort di queste persone è iperestendere. Loro magari riusciranno 1, 2, 3 volte, ma poi dopo non riescono a controllare. Devono avere un controllo
partendo dall'idea del suo sistema nervoso centrale che deve imparare questo controllo. Allora, potrei sì dare queste informazioni all'inizio della lezione, altrimenti spiego a queste persone che sono lassi, io devo avere delle bande elastiche per cercare di far comprendere e dare delle informazioni al mio sistema nervoso centrale cosa dovrei fare, cosa bisognerebbe fare in queste situazioni. Allora, quelli che sono molto rigidi, poca flessibilità, devono allungarsi. Punto. Solo quello. Ovviamente non entro nei particolari perché queste persone non devono soltanto fare esercizi o posizioni in allungamento, ma potrebbe anche essere una difficoltà di movimento articolare, di mobilità articolare. Il motivo per cui non ha questa mobilità articolare è un'altra cosa e questo lo vedremo nelle altre lezioni. Cerchiamo di concentrarci flessibilità o elasticità. Sempre il discorso è dipende. Se io ho 10 persone nella mia sala, non va bene lo yoga. Certo, le posizioni vanno bene per tutti, ma la maniera di fare determinate asane, determinate posizioni, il praticante deve sapere come fare quella posizione, in che maniera fare la posizione o le posizioni. Adesso vi do delle indicazioni, degli esempi di come utilizzare la banda elastica, le fasce elastiche. Allora, metto le bande elastiche uno accanto all'altro perché farò l'uttanasana. Metto i piedi sopra e vado a prendere adesso le bande elastiche. Devo incrociare le bande elastiche, prendo l'estremità di una e dell'altra, giro il braccio, giro l'altro e stendo le braccia. E qui già riesco a capire che l'elastico mi tira indietro, ma io devo andare giù in basso. Mi stendo e giù in basso. E vengo su in alto. Allora, devo ripetere molte volte per far sì che il mio sistema nervoso centrale capisca quello che dovrei fare. In questo caso l'elastico mi sta facendo, io vado in flessione, ma allo stesso momento l'elastico mi sta tirando indietro, per cui l'elastico mi tira in alto, ma io sto flettendo. Quando vengo su, per non venire rapidamente, io cerco anche di controllare e faccio una specie di flessione, ma vengo su in alto. In neurologia funzionale questo si chiama ACM, Activity Contract Mapping, vuol dire la co-contrazione. Un altro esempio di co-contrazione, io fletto il braccio ma pensando di stendere, è come se l'elastico fosse qua alla mano e mi crea questa resistenza. Invece poi c'è il contrario, io stendo il braccio, ma per far sì che l'elastico non mi tiri giù completamente il braccio, io creo una resistenza. Per cui contraggo pensando in stendere, stendo pensando in contrarre.
Ovviamente senza la fascia elastica è molto più impegnativo questi movimenti per quanto riguarda il mio sistema nervoso centrale. Ha delle informazioni che sono delle bombe, sono veramente fantastiche. È un tipo di movimento che non siamo abituati, per cui tante informazioni al mio sistema nervoso centrale per cercare di migliorare poi successivamente la pratica. Era un esempio di una posizione, ce ne sono diverse posizioni, per cui quelli che sono lassi devono fare con questa idea. Io non è che devo fare tutte le posizioni con la fascia elastica, è per far capire al vostro allievo come eseguire le posizioni. Magari voi insegnante di yoga prendete la fascia elastica e cercate di fare questa posizione l'Uttanasana, che è più semplice, quindi una maniera semplicissima di fare e di far capire l'idea di contrarre ma allo stesso momento distendere, o distendere allo stesso momento contrarre. Invece sempre per le persone che hanno poca flessibilità devono allungarsi e punto. Ok? Dipende dalla persona. Una persona è così, deve fare in una maniera, l'altra persona è così e deve fare in un'altra maniera. E in una sala, in una classe, 15 persone, l'insegnante deve capire questo aspetto. Perché? Perché sennò la persona lassa fa in una maniera di tutta la lezione in flessibilità quello che non ha bisogno. Ovviamente lei si sentirà meglio perché è la sua zona di comfort, o quello che ha poca flessibilità si sentirà sempre a disagio nelle lezioni perché non riuscirà neanche a appoggiare le mani a terra. Per cui devo stare attento e identificare queste persone e dare delle informazioni precise. Una lezione di yoga va benissimo, cioè lo yoga va benissimo per tutti, ma dipende. La parola è dipende. Prestate attenzione ai vostri allievi, cercate di dare il giusto a questo, a quella persona, perché sennò uno lasso, io continuo a allungare, lui continua a sentirsi bene perché è nella sua zona di comfort. Invece no, devo cambiare, perché sennò la struttura non diventa ancora meno compatta, per cui creo esattamente una disfunzione muscolo-scheletrica. La persona lassa deve diventare anche forte, la persona forte deve essere anche flessibile, anche elastica, perché nel momento in cui io scivolo a terra, io casco perché sono molto lasso e non ho questa agilità, di elasticità, di tornare su, posso farmi male. Lo yoga va benissimo, ma il bravo yogi deve fare un po' di tutto. L'idea mia è di passare a tutti quelli che mi seguono, quelli che vedono le mie lezioni, e di tutto va bene per cercare di dare a un corpo il benessere. Non faccio solo lo yoga, non faccio solo nuoto, non faccio solo la bicicletta, non vado a correre, qui ci sono delle persone che corrono sempre. No, devo fare un po' di tutto. Questa è l'idea di un benessere a 360 gradi. Ok, adesso facciamo la nostra pratica con questa idea. Chi ha bisogno di avere questo corpo più elastico perché è lasso, lo sa già quello che deve fare. Invece quelli che hanno poca flessibilità devono allungarsi. Ok? Nella sequenza darò degli esempi precisi
di come eseguire certe posizioni con l'idea della flessibilità e elasticità. Cammino. Muovo una gamba e l'altra. Giù le ginocchia unite, piedi uniti dietro, Malasana. Giù le ginocchia unite, piedi destro là in avanti e guardo in avanti. Vengo su in alto, mano destra, ginocchio destro. Per chi ha poca flessibilità, lascio che il bacino cede in basso, il gluteo destro cerca il tallone destro e resisto con le braccia. Blocco il respiro sotto l'ombelico, respiro in alto, espiro, torno indietro. Per chi è lasso, il ginocchio sinistro spinge in avanti, il piede destro tira indietro come se fosse una forbice che dovessi chiudere e allo stesso momento scendo. Sono delle attivazioni. La posizione è uguale. Devo sentire attivato la parte posteriore della coscia destra e della parte anteriore della coscia sinistra. E vengo su in alto. Allora, la posizione la raggiungo nella stessa maniera, uguale, ma è il praticante che sta facendo delle cose diverse. Credo che questo concetto sia stato molto chiaro. Questa qua era un'altra posizione, non ho utilizzato l'elastici, ma l'idea che io ho voluto passare all'inizio che dovete praticare nelle posizioni. Mettiamo che uno sia molto flessibile e lasso nella Adho Mukha. Cosa dovrebbe fare? Invece di spingere i talloni a terra e spingere le mani in avanti, deve fare proprio al contrario. Tirare il materassino verso i piedi e i piedi verso il materassino. Due cose diverse. Quando ho visto per le prime volte il libro di Krishnamacharya è stato un yogi fantastico, tanti anni fa, molti anni fa, è morto. Lui era considerato l'uomo pranayama. Poi dopo, se volete, io vi lascio un link qua sotto dove potete informarvi di chi è stato Krishnamacharya. Adesso non vi parlo della sua vita, ma il concetto che magari lui utilizzava, ma nelle fotografie sembrava anche molto strano. L'Adho Mukha, che invece di portare il coccide in alto, di avere la colonna dritta, non aveva la colonna dritta. C'era sempre una cifosi lombare e non aveva proprio un'estensione completa della colonna vertebrale. Lui era molto flessibile, non direi lasso perché non mi ricordo, però non era lasso, ma era molto flessibile. Se vedete nelle sue foto non aveva i materassini,
aveva altri tipi di pavimento che poteva essere anche scivoloso, per cui non potevi spingere con le mani di là o i piedi indietro. Tante volte ho pensato che faceva esattamente già questa maniera, quello che vi ho spiegato. Tira le mani indietro e spinge i piedi verso le mani, per cui il corpo è compatto, non è esteso e allungato. Credo che lui su questo concetto stava facendo, non è che ha imparato da me, ma ha capito forse in diverse posizioni il fatto che era molto flessibile, se no la struttura proprio del corpo, il suo corpo, invece di essere una struttura compatta, era magari troppo lassa e non andava bene. Ecco, ho cercato soltanto di darvi un'idea di uno yogi molto molto conosciuto. Poi se volete andate a vedere le sue fotografie e immaginate quello che vi sto spiegando adesso. Allora, facciamo anche dall'altra parte. Mi metto in Uttanasana. L'Uttanasana, io come praticante non devo fare il discorso della elasticità, ma della flessibilità. Qualche volta faccio anche l'elasticità. Cammino con le mani in avanti a Adho Mukha. Per esempio qui sto utilizzando proprio la flessibilità, perché i talloni non vengono giù facilmente. Ma quando sono nella posizione potrei fare anche elasticità, ACM. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro in un colpo Malasana. Giù le ginocchia unite, piedi sinistro là in avanti, le mani sopra il ginocchio sinistro e vado giù in basso. Qui dovete vedere qual è la maniera in cui dovete fare, o rilasciare tutto in basso o di tirare i piedi e spingere il ginocchio. Vengo su, poggio le mani, stendo la gamba, mi giro, sto in mezzo, giù in basso intensamente la testa. Dita delle mani al corpo, la testa su e vengo su in alto. Anche in questa ultima posizione potrei spingere i piedi all'esterno, ma potrei anche non spingere all'esterno, ma di chiudere. Cambia completamente la pratica. Per esempio, io ho una flessibilità che io ho migliorato negli anni. Non sono mai stato un flessibile di natura. Quindi io potrei utilizzare le due maniere di cui vi ho spiegato oggi. In certe posizioni potrei utilizzare soltanto la flessibilità, attivando delle certe parti del corpo, per cui la flessibilità, se io voglio stendere molto la parte posteriore delle cosce, devo anche attivare le cosce anteriori e via di seguito, l'agonista e il muscolo antagonista. Invece, se io nella posizione voglio dare altre informazioni al mio sistema nervoso centrale, voglio creare altre sinapsi, quindi le nuove sinapsi, voglio alimentare di più il mio cervello,
cambio anche la maniera di fare quella posizione, ma non sempre in estensione, ma di co-contrazione. È molto importante anche questa maniera di lavorare, di praticare, non soltanto cercando il punto sottile, il coccolo che va in alto, la coscia che ruota a destra, a sinistra e dall'interno all'esterno, le dita delle mani, vanno tutto bene, però devo creare anche una struttura ok per il mio quotidiano, devo creare una struttura che posso praticare per sempre, non posso continuare ad allungarmi o di fare delle contrazioni isometriche perché le posizioni di yoga sono più statiche. Magari uno fa sempre uno yoga dinamico e quindi non c'è questo problema, per cui è sempre in movimento. Cercate di diversificare quello che fate nel quotidiano, diversificare le maniere di praticare, non sempre la stessa cosa di 15-20 anni fa, oggi. No, va bene, ma poi bisogna alimentare il cervello con delle altre input. Io non posso solo alimentare di fare dei movimenti sottili, gli ischi in alto, ombelico di qua, bocca dello stomaco di là, la testa più in qua, la testa più in là, gli ischi qui di là. No, certo, vanno bene, ma poi dopo un po' devo anche creare degli altri input. Intesi, anche delle altre tipi di attività. Faccio yoga, poi domani vado a correre, poi dopo domani vado a cavallo, poi l'altro giorno nuoto, poi pratico. Ecco, questo è il concetto che voglio passare. Bene, spero che la lezione vi è stata utile e ci vediamo lungo la strada.